Ciao ragazzi, eccoci, bentornati sul mio canale, anzi sul nostro canale sulle lingue straniere, in cui parliamo di come imparare le lingue, come migliorarle, eccetera, eccetera. Nella puntata di oggi vorrei parlarvi di una tecnica, secondo me, molto utile per iniziare a imparare una lingua, o meglio, non è l'unica tecnica che potete usare all'inizio, ma secondo me è un ottimo metodo che potete introdurre nella vostra routine, nella vostra serie di attività che fate per imparare le lingue fin dall'inizio. Io lo consiglio di farlo in una fase iniziale dell'apprendimento di una lingua. È la tecnica che io chiamo la tecnica dell'arcipelago, ovvero immaginate un certo blocco di conoscenza come un'isola di conoscenza, ok? Questa isola può essere ad esempio quella che è la vostra capacità di parlare un pochino di voi stessi. Quindi, esempio nel mio caso, io quando sto imparando una lingua e sono nella fase iniziale, allora imparerò a dire: ciao, sono Simone, sono italiano, vivo a Graz in Austria, mi piacciono tanto le lingue straniere. E questo è il mio isolotto iniziale di conoscenza della lingua e le cose che sono in grado di dire che mi riguardano. Andando avanti con l'apprendimento, cercherò di fare questa isola un po' più grande, cercherò di ingrandire questo isolotto di conoscenza. Quindi diventerà: buongiorno a tutti, sono Simone, sono italiano, però vivo in Austria, a Graz, che non è lontano dalla Slovenia. I miei hobby sono le lingue straniere, mi piace tanto anche viaggiare e mi piace andare in montagna. Quindi inizio ad aggiungere un po' più di informazioni e continuo così ingrandendo man mano l'isolotto finché non arrivo al punto in cui posso, diciamo, parlare liberamente di quello che mi riguarda. Io vi consiglio di scrivervi veramente un testo. Quindi vi scrivete un testo nella lingua obiettivo, nella lingua che state studiando, che volete imparare, dove scrivete esattamente la descrizione di voi stessi, che è la prima isola, l'isola iniziale, diciamo, l'isola 1, da cui partire poi a costruire l'arcipelago. Ci arriviamo tra un po'. Una volta che avete il testo, fatelo correggere da qualcuno. Potete darlo a un amico e gli chiedete di correggerlo, potete darlo a un insegnante, a chi volete. E per essere sicuri che sia corretto, che sia scritto grammaticalmente in forma corretta, chiedete anche magari fin dall'inizio di fare anche qualche correzione dal punto di vista dello stile, dal punto di vista, diciamo, di una forma più idiomatica della lingua, perché può essere che scrivete perfettamente dal punto di vista grammaticale, ma usate delle espressioni un po' strane che nessuno userebbe in quella lingua. Non, lasciatele perdere, piuttosto fate magari uno sforzo anche fin dall'inizio nell'imparare un'espressione un po' più difficile, ma che sia idiomatica. A questo punto imparate questo testo. Non serve impararlo a memoria, perché una volta che avete fatto tutto il lavoro di scrivere il testo, riguardarlo, mandarlo a qualcuno, correggerlo, risistemarlo, di fatto vi sta in mente. Una cosa utilissima che potete fare anche, se avete l'opportunità, non è fondamentale, se avete un caro amico che è così gentile da registrarvi il testo, potete anche concentrarvi fin da subito su quella che è la pronuncia, l'intonazione, eccetera. Il secondo step è quello di andare a ingrandire il testo, quindi questo testo che avete scritto andrete a ingrandirlo, come ho fatto nell'esempio in precedenza, scrivendo più cose, arricchendo un pochino la descrizione. Il terzo step sarà ovviamente ingrandire ancora di più il testo. Potete andare avanti quanto volete, di solito 2 o 3 volte è abbastanza. E di nuovo lo fate correggere, lo mandate a qualcuno per la pronuncia se volete, eccetera. Una volta fatto questo, andate a scegliere all'interno del testo che vi riguarda 2 o 3 tematiche che vorreste approfondire. Ad esempio, nel mio caso,
nel mio testo di partenza c'era mi piace molto viaggiare. Bene, allora potrei costruire una seconda isola, un secondo isolotto di conoscenza, chiamiamolo così, che riguarda il tema viaggi e viaggiare. Quindi scriverò un altro testo su, non lo so, mi piace tanto viaggiare, sono stato in Thailandia, sono stato di qua e di là, ho fatto questo e quello, mi piace viaggiare perché bla bla bla. Ok? E fate un po' la stessa roba, quindi all'inizio sarà un testo abbastanza semplice e poi man mano lo andate a complicare e ad aggiungere cose. Ovviamente se avete questo vostro amico sempre un santo che vi aiuta con la pronuncia, anche perfetto, se no non è fondamentale, nel senso che questo non vuole essere un metodo per andare a migliorare la pronuncia, anzi, se volete migliorare la pronuncia vi lascio il link al video sulla tecnica dello shadowing, dove diciamo che è un esercizio fatto apposta per migliorare la pronuncia. Comunque, questa tecnica dell'arcipelago funziona così, quindi costruite isolotti, un isolotto principale, grazie al quale andate a creare altre isolette collegate. E un'isola non è altro che una specie di sfera di conoscenza relativa ad un tema in particolare, no? E ovviamente dalla seconda isola, dall'isolotto secondario, possiamo chiamarlo quello dei viaggi, ecco lì potrete andare a sviluppare un'altra isola ancora, perché ad esempio se inizio a parlare di viaggi e non lo so, inizio a dire mi piace tanto viaggiare per l'America Latina, ecco, se un altro dei miei interessi è ad esempio tutta la cultura dell'America Latina, la storia, eccetera, questa sarà un'altra isola che posso agganciare a quella dei viaggi, perché quando mi capiterà di parlare di me stesso, allora finirò a parlare del fatto che mi piace viaggiare, conversando, chiacchierando con qualcuno, magari mi chiedono, ah, ma com'è la cultura, eccetera, tac, e allora faccio un salto sull'altro isolotto. Quindi è una forma, diciamo, di costruire fin dall'inizio diverse sfere di conoscenza che vi aiuteranno tanto a parlare, a poter conversare con la gente, ok? Quindi è una tecnica splendida, molto carina, secondo me. Non è ovviamente l'unica cosa, è una delle tante, come dico sempre, ragazzi. Sperimentate, provate una cosa, provatene un'altra. Vi lascio un link anche nella descrizione del video dove l'ho messa giù per iscritto con un paio di esempi. Ho scritto davvero una descrizione veramente semplice di ciao, sono Simone, vivo in Austria, eccetera, eccetera, una seconda un po' più complicata, una terza ancora più complicata e ho fatto l'esempio di come poi collegare questa a una seconda isola, così ce l'avete bene in mente, ce l'avete chiaro. Ottimo. Spero vi sia piaciuto il video, come al solito, che sia stato interessante, che vi abbia dato qualche nuova idea, qualche nuovo spunto e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, consigliatelo ai vostri amici, mandatelo in giro, condividetelo e io vi ringrazio tantissimo. Ciao ragazzi, a presto.